Il messaggio di testo brillava sullo schermo del mio telefono alle 11:47 di sera. 3 parole che avrebbero svelato tutto ciò che credevo di sapere sul mio matrimonio. Abbiamo festeggiato ieri. Lo lessi di nuovo, seduto nel mio pick-up fuori da una tavola calda aperta 24 ore su 24 ad Amarillo, Texas, a 300 metri da casa. Le dita mi erano ancora unte dalla riparazione d'emergenza appena finita su una pompa rotta di una trivella petrolifera. Il caffè che avevo comprato si era raffreddato nel portabicchieri. Quando apre il ristorante? Avevo scritto a mia moglie Sara 2 ore prima, cercando di fare conversazione durante il lungo viaggio di ritorno. La sua risposta aveva tardato un'eternità a arrivare, e quando lo fece, quelle 3 parole erano lì, come uno schiaffo in faccia. Se stai apprezzando questa storia, premi il pulsante per iscriverti e metti un like a questo video. Ci aiuta davvero a continuare a condividere con te queste storie incredibili. Mi chiamo Daniel Cooper. Ho 34 anni e lavoro come tecnico di apparecchiature industriali, viaggiando per tutto il West Texas a riparare macchinari che tengono in funzione l'industria del petrolio e del gas. È un lavoro onesto che paga bene, circa $95.000 l'anno con gli straordinari. Ma significa che sono via 3 o 4 giorni a settimana, dormendo in motel economici e mangiando nei truck stop. Chiamai subito Sara. Rispose al quarto squillo, la voce impastata dal sonno o da altro che non riuscivo a identificare. Dan, è quasi mezzanotte. Ho appena visto il tuo messaggio, dissi, mantenendo la voce calma. Cosa intendi con abbiamo festeggiato ieri? Una pausa. Troppo lunga. Ah, sì. L'inaugurazione soft di Melissa. Era solo per persone speciali, sai, amici stretti e famiglia. Niente di importante. Persone speciali. Ripetei quelle parole lentamente, assaporando l'amarezza. Sono tuo marito, Sara. Lavoravi. Il tono cambiò, diventando difensivo. Non potevamo aspettare il tuo orario. Melissa doveva testare la cucina, ricevere feedback. Non era niente di personale, Dan. Melissa Hartley era la sorella minore di Sara, 28 anni, la figlia prediletta della famiglia Hartley. Da 18 mesi stava progettando di aprire un ristorante italiano di lusso nel centro di Austin, chiamato Bella Nate. Sara ne era ossessionata, mi mostrava continuamente i menù, le foto degli arredi, parlava di come Melissa sarebbe stata la prossima grande novità della scena gastronomica di Austin. Io l'avevo sostenuta. Anzi, avevo fatto più che sostenerla. Quanto abbiamo contribuito a quel ristorante, Sara? Un'altra pausa. Dan, non cominciare. $47.000. La mia voce era ferma, ma le mani tremavano. 47.000 dai nostri risparmi. Soldi che avevo guadagnato lavorando 70 ore a settimana. Soldi che avremmo dovuto usare per il nostro futuro e io non ero abbastanza speciale da essere invitato all'inaugurazione. Non è così. Melissa voleva solo che fosse intimo. Sei sempre così stanco quando torni a casa. Saresti stato infelice. Chiusi la chiamata. Il fatto è che avevo visto tutto questo arrivare. Non il tradimento specifico, ma il modello. Nei 6 anni di matrimonio, Sara si era trasformata lentamente da donna di cui mi ero innamorato a qualcuno che a malapena riconoscevo. Il cambiamento era stato così graduale che mi ero convinto di immaginarlo. Ci eravamo conosciuti al Community College di Leach, io avevo 26 anni, lei 23. Sara studiava amministrazione aziendale, io frequentavo corsi serali di tecnologia industriale lavorando a tempo pieno. Era stata calorosa, divertente, con i piedi per terra. Il tipo di donna che preparava panini extra per il mio pranzo e lasciava biglietti di incoraggiamento nella mia cassetta degli attrezzi. La sua famiglia era stata diversa fin dall'inizio. Virginia Hartley, la madre di Sara, era un agente immobiliare che guidava una Mercedes bianca e indossava gioielli a sufficienza per finanziare un piccolo paese. Aveva fatto subito capire che pensava che sua figlia si stesse accontentando uscendo con un meccanico. Il padre di Sara,
Robert era un dirigente assicurativo in pensione che annuiva a tutto ciò che diceva Virginia. E poi c'era Melissa. Anche a 22 anni aveva quella sicurezza da figlia prediletta. Bella in quel modo costruito. Capelli sempre perfetti, trucco impeccabile, vestiti che costavano più di quanto guadagnassi in una settimana. A riunioni di famiglia a malapena mi considerava, troppo occupata a farsi selfie e a parlare dei suoi sogni di aprire un ristorante. Melissa ha visione, diceva Virginia a ogni cena di festa. Sarà qualcosa di speciale. Sara se lo era bevuto tutto. Negli anni avevo visto mia moglie diventare sempre più simile a sua madre e a sua sorella, più attenta alle apparenze, più sprezzante verso il mio lavoro, più concentrata a stare al passo con il loro giro di amici che misuravano il successo in follower su Instagram e borse firmate. Ma ero rimasto perché la amavo, perché il matrimonio significava impegno, perché credevo che la donna che avevo sposato fosse ancora lì da qualche parte, sepolta dall'influenza della sua famiglia tossica. Ora, seduto nel mio camion nel parcheggio di una tavola calda a mezzanotte, capii di essere stato un idiota. Quella notte non tornai a casa. Andai in un motel 6 e rimasi sveglio a fissare il soffitto macchiato d'acqua, la mente che frullava ricordi come un montaggio di umiliazioni. Quando Sara aveva dimenticato di invitarmi alla festa di compleanno di sua madre perché saresti stato fuori posto con tutta quella gente del country club. Come aveva iniziato a presentarmi come mio marito. Lavora in cose industriali con un sorriso di scusa, come se il mio lavoro fosse qualcosa di imbarazzante. Come aveva smesso di chiedermi come era andata la giornata, di prepararmi quei pranzi, di lasciare quei biglietti. I $47.000 mi perseguitavano più di tutto. Era cominciato piano. 5.000 qui, 3.000 là. Solo per aiutare Melissa a partire, aveva detto Sara, che ci avrebbe ripagati quando il ristorante avrebbe preso il volo. Avevo accettato perché dire no significava litigi, silenzi gelidi, Virginia che mi chiamava per fare la predica sul sostegno alla famiglia. Ogni volta che Sara chiedeva altro, trasferivo i soldi, guardando il nostro conto risparmi, soldi guadagnati con settimane di 60 ore e festività saltate, svuotarsi lentamente nel sogno di Melissa. Non avevamo mai parlato dei 47.000 come cifra totale. Era sempre stato presentato come bisogni separati. Melissa aveva bisogno del deposito cauzionale. Il prestito di Melissa era saltato. Melissa doveva aggiornare le attrezzature della cucina. Le richieste continuavano e io continuavo a dire sì perché cercavo di essere un buon marito, di rendere felice mia moglie. Ora, quel commento sulle persone speciali aveva un senso perfetto. Non ero speciale. Ero un bancomat con un battito cardiaco. Alle 6 del mattino tornai a casa, nella nostra casa in affitto a South Austin. Una modesta villetta con 3 camere e un piccolo giardino. Niente di lussuoso, ma era nostra. O lo era stata, prima che Sara iniziasse a paragonarla alla casa di sua madre a Westlake Hills e al nuovo appartamento di Melissa, in centro. Sara era in cucina quando entrai, già vestita con pantaloni da yoga e canotta, i capelli biondi raccolti in una coda. Alzò lo sguardo dal telefono con un'espressione che non riuscivo a decifrare. Sei tornato presto. Hai finito il lavoro? Posai la borsa da viaggio vicino alla porta. Dobbiamo parlare. Sospirò, posando il telefono. Dan, so che sei arrabbiato per la questione del ristorante, ma possiamo non farlo adesso? Ho Pilates alle 9. Cancellalo. Qualcosa nel mio tono la fece guardarmi davvero. Davvero guardarmi. Va bene. Cosa vuoi? Tirai fuori il telefono e aprì la nostra app bancaria, girando lo schermo verso di lei. Il nostro conto risparmi, quello che avevamo aperto quando ci siamo sposati, quello che doveva servire per comprare una casa, mettere su famiglia. C'erano $32.200 rimasti. So quanto c'è. $47.000. Sara, è quanto hai prelevato nell'ultimo anno e mezzo. Tutto per il ristorante di Melissa. Ne abbiamo parlato. Ti ho chiesto ogni volta. Tu hai chiesto. Non mi hai detto che sarebbe arrivata a quasi 50.000 in totale.
Non hai mai detto che saremmo rimasti a secco. E a quanto pare non ero nemmeno abbastanza importante da essere invitato all'inaugurazione che ho finanziato. Il volto di Sara si arrossì. Non è giusto. Melissa apprezza tutto quello che hai fatto. Davvero? Risi, un suono aspro che sorprese entrambi. Ha mai detto grazie? Ha mai riconosciuto che senza i miei soldi il suo ristorante non esisterebbe? È stata impegnata. L'inaugurazione è stata stressante. Non me ne frega niente. Le parole uscirono piatte. Definitive. Voglio indietro i nostri soldi. Gli occhi di Sara si spalancarono. Cosa? I 47.000. Li voglio indietro. Avevamo un accordo, era un prestito. È ora che Melissa li restituisca. Non essere ridicolo. Ha appena aperto. Non guadagna ancora. Ci vuole tempo. Allora può chiedere un prestito in banca come tutti gli altri. O tua madre può darle i soldi. Virginia non fa che vantarsi di quanto è ricca. Sei crudele. No. Scossi la testa. Sono realistico. Per 6 anni mi sono piegato in 4 per renderti felice. Ho lavorato fino allo sfinimento. Ho ignorato il modo in cui la tua famiglia mi tratta come se non fossi abbastanza. Ho finanziato il sogno di tua sorella mentre i nostri sogni prendevano polvere. E non sono nemmeno stato abbastanza importante per una telefonata che mi dicesse dell'inaugurazione. Il volto di Sara era passato dal rosso al pallido. Ho detto che mi dispiace per questo. No, non l'hai fatto. Hai trovato scuse. Hai detto che non era personale. Ma lo era, Sara. Era la cosa più personale al mondo. Sentii qualcosa di duro e freddo sistemarsi nel petto. Ho finito di essere il bancomat di cui ti vergogni. Cosa dovrebbe significare? Significa che le cose cambieranno. Presi la borsa da viaggio. Vado a farmi una doccia. Quando esco, voglio parlare di come recuperiamo quei soldi. Non aspettai la sua risposta. Sotto l'acqua calda, mi lasciai sentire tutto il peso di ciò che avevo scoperto. Non si trattava solo di soldi o dell'apertura del ristorante. Era questione di rispetto. Di essere valorizzato. Di 6 anni passati a restringermi lentamente per adattarmi alla visione che Sara aveva della sua vita, solo per rendermi conto che non sarei mai davvero entrato. Quando sono uscito, Sara se n'era andata. La sua macchina non c'era più nel vialetto e aveva lasciato un biglietto sul bancone della cucina: vado da mamma. Ho bisogno di spazio per pensare. Naturalmente, era corsa da Virginia. Era quello che faceva sempre quando si trovava davanti a verità scomode. Ho passato la giornata a fare qualcosa che avrei dovuto fare mesi fa. Ho passato al setaccio le nostre finanze con il massimo rigore. Estratti conto bancari, fatture delle carte di credito, registri di trasferimenti. Il quadro completo era peggiore di quanto pensassi. I 47.000 dollari dati a Melissa erano solo la parte evidente. C'erano acquisti di abbigliamento da Nordstrom e Neiman Marcus, cene regolari da 200 dollari in ristoranti alla moda, una borsa da 3.500 dollari che Sara aveva comprato in saldo, giornate alle spa, appuntamenti dal parrucchiere in un salone che chiedeva 300 dollari per le makeup. Negli ultimi 18 mesi, mentre io vivevo di panini da distributore e dormivo in motel da 60 dollari, Sara aveva speso quasi 80.000 dollari dei nostri soldi per mantenere un'apparenza davanti a famiglia e amici. Eravamo passati da 52.000 dollari di risparmi a essere quasi al verde. Ho fatto copie di tutto e me le sono inviate via email. Poi ho chiamato l'unica persona di cui sapevo di potermi fidare, Danny Boy. Marcus Reeves ha risposto al primo squillo, la sua voce tonante mi riempiva l'orecchio. Come va il campo petrolifero? Marcus e io eravamo amici dai tempi del liceo. Era entrato nelle forze dell'ordine, arrivando a fare il detective nella polizia di Austin. Eravamo rimasti vicini nonostante il mio matrimonio. Era uno dei pochi amici che Sara non aveva allontanato con i suoi giudizi e la sua scalata sociale. Ho bisogno di un favore, ho detto.
Personale. Possiamo vederci. Il suo tono è cambiato subito. Tutto affari. Annie S. Diner. 30 minuti. Annie S. era un buco per colazioni dove andavamo da ragazzi. Il caffè era pessimo, i pancake perfetti. Marcus era già lì quando sono arrivato, seduto nella nostra solita nicchia in fondo. Mi ha scrutato con quegli occhi da poliziotto che non perdono nulla. Niente. Sembri uno schifo. Mi sento così. Mi sono seduto. Sara e io abbiamo problemi. Finalmente Marcus ha chiamato la cameriera. Aspettavo da 6 anni che lo dicessi. Non ti è mai piaciuta. Mi piaceva finché non ha cominciato a trattarti come un accessorio di cui vergognarsi. Si è chinato in avanti. Parlami. Che è successo? Gli ho raccontato tutto, i soldi del ristorante, l'inaugurazione a cui non ero invitato, i documenti finanziari che avevo scoperto. Marcus ha ascoltato senza interrompere, con un'espressione sempre più cupa. Quando ho finito, è rimasto in silenzio a lungo. Vuoi il mio parere professionale o quello da amico? Entrambi. Professionalmente, ti serve un avvocato ieri. Se stai anche solo pensando al divorzio, devi proteggerti e documentare tutto. Quello che ha fatto con quei soldi. Non è illegale, visto che siete sposati e vengono da conti congiunti, ma mostra un modello. A un giudice interessa. E come amico, la mascella di Marcus si è serrata. Come amico vorrei andare a casa di Virginia e dire a tua moglie e a tutta la sua famiglia esattamente cosa penso di loro. Ma non ti aiuterebbe. Ha fatto una pausa. Danny, sei uno dei migliori uomini che conosca. Lavori duro. Sei leale fino all'eccesso. E meriti molto di più di questo. Molto di più. La amo. Davvero? O ami chi era? Ha tirato fuori il telefono. Ti mando il nome di un avvocato, Becky Chen. È tosta, giusta, e non lascia che la gente venga calpestata. Fatti una consulenza. Conosci le tue opzioni. Non voglio il divorzio. Allora non farlo, ma sappi con cosa hai a che fare. La conoscenza è potere, Danny. Ho preso le informazioni, sentendomi come se fossi sul bordo di un precipizio. Sara non è tornata quella notte né la successiva. Ha mandato messaggi brevi e freddi, dicendo di aver bisogno di tempo e di riflettere. Nessuna scusa, nessun riconoscimento di quello che aveva fatto. Il terzo giorno ho chiamato l'avvocato che Marcus mi aveva consigliato. L'ufficio di Becky ce n'era in un edificio modesto vicino al tribunale. Niente di appariscente. Aveva poco più di 40 anni, occhi acuti e un atteggiamento deciso che mi ricordava la mia professoressa di matematica del liceo. Dimmi tutto, ha detto dopo le presentazioni. Ho raccontato. Ha preso appunti, fatto domande precise e alla fine dell'ora aveva tracciato un quadro del mio matrimonio ancora più cupo di quanto avessi immaginato. Ecco la situazione, ha detto Becky, appoggiandosi allo schienale. Il Texas è uno stato di proprietà comunitaria. Tutto ciò che si guadagna o si acquisisce durante il matrimonio appartiene a entrambi in egual misura. Quei $47.000 che tua moglie ha dato a sua sorella. Legalmente, aveva tutto il diritto di farlo, visto che provenivano da un conto congiunto. Lo stomaco mi si è chiuso. Quindi non posso recuperarli. Non facilmente. Potresti fare causa a Melissa, ma dovresti dimostrare che era un prestito, non un regalo. Hai qualcosa di scritto? Ho scosso la testa. Allora è la sua parola contro la tua, e i giudici di famiglia tendono a considerare regali in casi come questo. Ha battuto la penna sulla scrivania. Ma ecco cosa puoi fare. Se chiedi il divorzio, puoi chiedere al giudice di considerare le spese inutili nella divisione dei beni. Quegli $80.000 che ha sperperato si chiamano dissipazione di beni coniugali, e i tribunali texani non la prendono bene. Non so se voglio il divorzio. L'espressione di Becky si è ammorbidita. Signor Cooper, faccio questo lavoro da 15 anni.
Ho visto centinaia di matrimoni andare in pezzi. Quello che sto per dirti non è un consiglio legale. È un consiglio di vita. Stai ascoltando? Ho annuito. Tua moglie ha preso quasi tutti i vostri risparmi, li ha dati a sua sorella, non ti ha invitato alla festa che hai finanziato, e poi è corsa da sua madre invece di parlarti. Ti ha mostrato chi è, credici. Ha fatto una pausa. Non sto dicendo che devi assolutamente divorziare. È una tua scelta, ma ti dico che devi proteggerti. Apri un conto bancario separato, inizia a versarci i tuoi stipendi, documenta tutto e rifletti seriamente se questo matrimonio vale la pena di essere salvato. Sono uscito dal suo ufficio con un accordo di parcella in mano e una decisione da prendere. Quella sera Sara è finalmente tornata. Era in garage a sistemare gli attrezzi quando la sua macchina è entrata nel vialetto. È entrata stanca, i vestiti firmati stropicciati, la solita compostezza sparita. Dobbiamo parlare, ha detto. Sono d'accordo. Ho posato la chiave inglese che tenevo in mano. Ma prima ho delle domande e voglio risposte sincere. Ha annuito, le braccia incrociate a difesa. Mi rispetti? La domanda l'ha colta di sorpresa. Cosa? Certo che sì, ha risposto Sara onestamente. Non quello che pensi voglio sentire. Mi rispetti davvero, e rispetti quello che faccio. Ha aperto la bocca, l'ha chiusa, ha distolto lo sguardo. Penso che tu sia bravo nel tuo lavoro. Non è quello che ho chiesto. Un lungo silenzio, poi piano, a volte vorrei che avessi fatto di più nella vita. Tipo andare davvero all'università. Prendere una laurea. Qualcosa che suoni meglio quando la gente chiede cosa fa mio marito. Eccola lì. La verità che avevo evitato per anni, svelata in poche frasi. Guadagno $95.000 l'anno, ho detto con calma. Riparo macchinari che tengono in funzione interi campi petroliferi. Sono bravo in quello che faccio ed è un lavoro onesto. Ma tu ti vergogni di me. No, non è così. Si è fermata, le lacrime agli occhi. Non è questione di vergogna. È questione di adattamento. La mia famiglia, i miei amici, sono tutti nel business, nella tecnologia o nel settore immobiliare, e tu sei un meccanico. Non l'ho detto io. Non c'era bisogno. Mi sono sentito stranamente calmo, come una febbre che si spezza. Seconda domanda. Perché non sono stato invitato all'apertura del ristorante? Ti ho detto che era solo per la famiglia, ha detto Sara. Melissa non voleva che ci fossi. Ha detto che le dai fastidio perché la giudichi sempre. E mamma è d'accordo. Hanno detto che sarebbe stato più facile solo con famiglie e amici stretti. Sono tuo marito. Dovrei essere famiglia. Lo sei, ha detto, ma ha fatto un gesto rassegnato. Volevano solo che fosse perfetto e temevano che saresti stato fuori posto. Fuori posto a un evento che ho finanziato con $47.000. Detto così, sembra proprio quello che è. Ho preso un respiro. Ultima domanda. Vuoi essere sposata con me? Sara ha alzato lo sguardo, le lacrime ora scendevano copiose. Che domanda è? Semplice. Se potessi schioccare le dita e non essere più sposata senza sensi di colpa o conseguenze, lo faresti? Non ha risposto subito. Era già una risposta. Penso, ho detto lentamente, che tu voglia essere sposata con l'idea di me, il fornitore, il tipo che dice sempre sì quando hai bisogno di soldi, ma non vuoi davvero essere sposata con il vero me. Il tipo che lavora con le mani. Quello che non fa colpo alle cene. Quello che la tua famiglia disprezza. Non è vero, vero? Sono andato al banco da lavoro e ho preso la busta con i documenti finanziari. Oggi ho visto un avvocato. Si chiama Becky Chen. Mi ha spiegato cose interessanti sulla legge texana sul divorzio e sulla dissipazione dei beni coniugali. Sara è diventata pallida. Vuoi divorziare da me? Non lo so ancora, ma oggi pomeriggio ho aperto un conto bancario separato. Da ora in poi, i miei stipendi vanno lì.
Dovrai cominciare a pagarti le tue bollette. Dan, non puoi solo guardarmi. La calma nella mia voce ci ha sorpresi entrambi. Ecco cosa succederà. Ti do una settimana per pensare a cosa vuoi davvero. Se vuoi salvare questo matrimonio, salvarlo davvero, allora andremo in terapia e l'influenza della tua famiglia nelle nostre vite finirà. Contesto dal pezzo precedente, non ripetere alla lettera. Quella. Una domanda semplice. Se potessi schioccare le dita e tornare single senza sensi di colpa o conseguenze, lo faresti? Non rispose subito. Quella era già una risposta. Credo di aver detto lentamente. Vuoi essere sposata con l'idea di me, il fornitore, il tipo che dice sì quando hai bisogno di soldi, ma in realtà non vuoi essere sposata con il vero me. Il tipo che lavora con le mani. Il tipo che non fa colpo alle cene. Il tipo che la tua famiglia disprezza. Non è vero, vero? Mi avvicinai al banco da lavoro e presi la busta con i documenti finanziari. Oggi ho visto un avvocato. Si chiama Becky Chen. Mi ha spiegato alcune cose interessanti sulla legge texana sul divorzio e sulla dissipazione dei beni coniugali. Sara impallidì. Ti stai divorziando da me? Non lo so ancora, ma oggi pomeriggio ho aperto un conto bancario separato. Da ora in poi, i miei stipendi andranno lì. Dovrai cominciare a pagarti le tue bollette. Dan, non puoi solo guardarmi. La calma nella mia voce ci sorprese entrambi. Ecco cosa succederà. Ti do una settimana per pensare a cosa vuoi davvero. Se vuoi salvare questo matrimonio, salvarlo davvero, andremo in terapia e l'influenza della tua famiglia nelle nostre vite finirà. Niente più corse in Virginia. Niente più usare i nostri soldi per Melissa. Niente più vergogna per me. Io non ho vergogna. Una settimana, Sara, e se non riesci a impegnarti, allora parleremo di divorzio. Mi guardò come se mi vedesse per la prima volta. Sei cambiato? No. Scossi la testa. Ho solo smesso di fingere di essere più piccolo di quello che sono per farti sentire a tuo agio. Sara uscì dal garage senza dire una parola. Sentii la sua macchina accendersi e uscire dal vialetto. Rimasi lì tra i miei attrezzi, respirando profondamente, sentendomi come se fossi appena uscito da una gabbia di cui non sapevo nemmeno di essere prigioniero. La mattina dopo, il telefono squillò alle 6. Melissa. Lasciai andare la chiamata alla segreteria, ma richiamò subito. Alla terza chiamata risposi: che c'è, Melissa? Le bollette sono scadute. La sua voce era acuta, disperata. Le bollette delle utenze del ristorante, le fatture dei fornitori, tutto è scaduto. Hai trasferito i soldi come ha detto Sara? Mi alzai lentamente dal letto. Quali soldi? I soldi per le bollette. Sara ha detto che avresti trasferito 10.000 per coprire le spese operative del primo mese. Dovevano arrivare sul mio conto 3 giorni fa. Non te l'ho detto. Tenni la voce leggera, quasi piacevole. Non lo faccio. Silenzio. E allora? Non trasferisco soldi. Né 10.000, né 10, niente. Ma Sara aveva promesso. Ha detto che avevi accettato. Il ristorante non può andare avanti senza. Allora ti suggerisco di arrangiarti. Fatti un prestito aziendale. Chiedi a tua madre, ma non a me. Feci una pausa. Ah, e Melissa, quei 47.000 che ti ho già dato, li voglio indietro. Non puoi essere serio. Era un regalo. No, era un prestito e voglio che me li restituisca. Hai 90 giorni. Non ho 47.000. Non è un mio problema. Chiusi. Nel giro di 10 minuti il telefono esplose. Sara, Virginia, di nuovo Melissa, persino Robert, che non avevo mai sentito alzare la voce, lasciarono messaggi chiamandomi irragionevole e vendicativo. Bloccai tutti e andai a lavorare. La settimana che Sara aveva chiesto si trasformò in 2 settimane di silenzio.
Lei rimase a casa di sua madre e io restai nella nostra, finalmente sperimentando cosa significasse la pace. Lavoravo. Tornavo a casa. Preparavo pasti che mi piacevano davvero. Guardavo programmi TV di cui Sara si era sempre lamentata. Non ero esattamente felice. Ma neanche infelice. Ero neutro. E quella fu una rivelazione. Il 16° giorno, Sara si presentò a casa. Era un sabato mattina e io ero in giardino a curare l'orto che avevo piantato e che lei aveva sempre ignorato. Dobbiamo parlare, disse dalla veranda sul retro. Mi pulii le mani dalla terra e mi alzai. Va bene, il ristorante di Melissa sta fallendo. Non può pagare le bollette. I miei genitori le hanno dato altri 20.000, ma non bastano. Ha bisogno di aiuto. E io ho bisogno che tu sblocchi i loro numeri così possiamo risolvere questa cosa come famiglia. La guardai, aspettando la battuta finale. Sei seria? Certo che lo sono. Melissa è famiglia. Non possiamo abbandonarla. Sara, basta. Alzai una mano. Voglio che tu senta quello che hai appena detto. Sei venuta qui dopo 2 settimane di silenzio, non per parlare del nostro matrimonio, non per scusarti, non per dirmi che vuoi sistemare le cose. Sei venuta a chiedermi di aiutare Melissa. Lei sbatte le palpebre. Beh, sì, ma fa parte del sistemare noi. Dobbiamo. No, non dobbiamo. Mi avvicinai. Ti ricordi cosa ho detto su cosa servirebbe per salvare questo matrimonio? Hai detto terapia e che la tua famiglia restasse fuori, ma questa è un'emergenza. Con la tua famiglia è sempre un'emergenza. Ci sarà sempre un'altra crisi, un altro bisogno, un altro modo per farli passare prima. Scossi la testa. Ho finito, Sara. Il suo volto si contrasse. Cosa significa? Significa che chiederò il divorzio. Non puoi. Stiamo insieme da 6 anni. Possiamo risolvere. Possiamo. Tirai fuori il telefono e aprii una registrazione vocale che avevo fatto. Ascolta. Premetti play. Era la voce di Sara di 2 giorni prima, in una chiamata con Virginia, fatta mentre era fuori casa, senza sapere che io ero nel garage con la finestra aperta. Sta diventando completamente irragionevole, mamma. Cioè, cosa dovevo fare? Melissa aveva bisogno dei soldi. E non è che Dan avrebbe fatto qualcosa di importante con quei soldi. Non stavamo comprando casa, no. Non nel mercato di Austin. La risposta di Virginia. Tuo padre e io ti abbiamo detto fin dall'inizio che sposare uno sotto di te era un errore. È un uomo abbastanza gentile, ma Sara, meriti qualcuno con ambizione, qualcuno che possa darti lo stile di vita a cui sei abituata. Sara, lo so. Solo che pensavo di poterlo cambiare, sai, fargli volere di più, ma lui è contento di riparare attrezzature e vivere in quella casa in affitto come se fossimo ancora nei nostri 20 anni. Interruppi la registrazione. Sara era diventata bianca. Stavo sfogandomi con mia madre. Non puoi. Posso. E l'ho fatto. Guardai la donna che avevo sposato, vedendola chiaramente per la prima volta in anni. Non mi hai mai rispettato. Mi hai sposato pensando di potermi modellare in altro. E quando non sono cambiato, hai cominciato a risentirmi. Non è vero. Lo è. E ho finito di fingere il contrario. Indicai la casa. Ho già parlato con un avvocato. Chiederò il divorzio la prossima settimana. Divideremo tutto a metà. Ma voglio quei 47.000 come parte della divisione dei beni. Non li avrai mai. Melissa non li ha. Allora la tua famiglia li pagherà o saranno detratti dalla tua parte nel divorzio. In ogni caso, non li lascerò andare. Le lacrime di Sara si trasformarono in rabbia. Te ne pentirai. La mia famiglia ha avvocati, anche migliori. Finirai con niente. Forse. Scrollai le spalle. Ma almeno avrò la mia dignità.
Vale più di qualsiasi somma di denaro. Se ne andò in un turbine di imprecazioni e minacce. Mi sedetti nel mio giardino, le mani tremanti, e piansi per la prima volta in mesi. Non perché rimpiangevo la mia decisione, ma per quello che avevo perso, o forse per quello che non avevo mai davvero avuto. Le procedure di divorzio furono brutte. Virginia assunse un avvocato costoso che provò ogni trucco per dipingermi come un marito controllante che aveva abusato finanziariamente di Sara monitorando i nostri conti. Ma Becky Chen fu implacabile e le prove parlavano da sole. Messaggi tra Sara e Melissa che discutevano come gestire Dan e impedirgli di sapere l'entità delle spese. Estratti conto delle carte di credito che mostravano lo stile di vita lussuoso di Sara mentre io tiravo avanti a stento. E quella registrazione di Sara e Virginia, che dimostrava senza dubbio che quel matrimonio non si basava sul rispetto reciproco. La giudice, una donna sui 60 anni di nome Patricia Morrison, esaminò tutto con occhi acuti. Signora Cooper, disse durante l'udienza finale, sono su questa panchina da 22 anni. Ho visto molti matrimoni falliti, ma devo dire che il livello di irresponsabilità finanziaria e mancanza di rispetto mostrato qui è notevole. Virginia, seduta dietro Sara, si alzò. Vostro onore, se posso. Non può. La giudice non la guardò nemmeno. Signora Cooper, avete sistematicamente prosciugato i risparmi coniugali per finanziare l'attività di vostra sorella senza il consenso significativo di vostro marito. Poi lo avete escluso dall'evento che lui stesso aveva finanziato, continuando a chiedere altri soldi per le spese correnti. L'avvocato di Sara iniziò a obiettare, ma la giudice alzò una mano. Non ho finito. La richiesta di rimborso di $47.000 da parte del signor Cooper è accolta. La signora Hartley ha 30 giorni per restituirli o sarà posto un vincolo sulla proprietà del ristorante. Inoltre, le spese inutili durante il matrimonio saranno considerate nella divisione dei beni. Il signor Cooper riceverà il 60% di tutti i beni coniugali rimanenti. Sara ansimò. Il suo avvocato iniziò subito a discutere, ma la giudice rimase inflessibile. Questa corte non tollera la manipolazione finanziaria nel matrimonio. Istanza accolta. Si dichiara sciolta la seduta. Uscì da quell'aula sentendomi più leggero di quanto non fossi stato in anni. Melissa non restituì mai i soldi. Bella chiuse dopo 4 mesi, incapace di competere con i ristoranti affermati del centro. L'attrezzatura fu messa all'asta per saldare i debiti. Melissa tornò a vivere con Virginia e Robert. Sara trovò lavoro come receptionist in uno studio dentistico, il primo vero impiego da quando ci eravamo sposati. Si trasferì in un piccolo appartamento a Round Rock, lontano dall'influenza di sua madre per la prima volta nella sua vita adulta. Sentì da Marcus che aveva iniziato a frequentare un nuovo ragazzo, un rappresentante farmaceutico. Speravo che per lei andasse meglio di come era andata per noi. Quanto a me, presi i soldi del risarcimento, 48.000 dopo le spese legali, e li misi in un conto di risparmio. Non per una casa o qualcosa di grande, solo per me, per sicurezza. Per sapere che non avrei mai più permesso a nessuno di approfittarsi di me così. Sono ancora ad Austin, riparo ancora attrezzature, guadagno ancora bene facendo un lavoro onesto. Ho comprato una piccola casa a Pflugerville con un grande giardino dove sto ampliando il mio orto, pomodori, peperoni, erbe aromatiche, cose che crescono se le curi. Marcus viene quasi tutti i fine settimana. Facciamo grigliate, beviamo birra, guardiamo il football e non parliamo mai di Sara, a meno che non sia io a tirarla fuori, cosa che faccio di rado. A volte, a notte fonda, penso a quel messaggio. Abbiamo festeggiato ieri solo per persone speciali. E ora capisco che la cosa più crudele non è stata essere escluso. È stato passare 6 anni a credere di non essere abbastanza speciale da meritare rispetto e dignità di base nel mio stesso matrimonio. Ho 35 anni, sono single. Sto imparando a stare bene così. Sto imparando che stare da soli è meglio che stare con qualcuno che ti fa sentire solo. L'altro giorno ho incontrato Becky Chen in un bar. Era con suo marito, un uomo tranquillo con una camicia di flanella consumata che lavorava in edilizia.
Ridevano insieme per qualche battuta privata. Comodi in quel modo. Solo le coppie che si conoscono davvero possono esserlo. Daniel chiamò. Come stai? Bene, dissi. E lo pensavo. Davvero bene. Sono contenta, sorrise. Meriti di meglio di quello che hai avuto. Spero tu lo sappia adesso. Lo sapevo. Finalmente. Ordinai il mio caffè, nero, senza zucchero, proprio come mi piaceva davvero, e uscii sotto il sole di Austin, pronto a qualunque cosa venisse dopo.